Ho scelto il nome Cuoche Combattenti perché volevo che fosse qualcosa di un po' forte, che arrivasse e colpisse. L'idea era proprio di arrivare nelle case di tante donne, perché percepissero il fatto di essere vittime, perché purtroppo in tante non se ne accorgono, e perché voglio combattere la violenza sulle donne. Cuoche Combattenti nasce dopo la separazione, dopo un percorso fatto al centro antiviolenza, in cui faccio un percorso su me stessa che mi rende consapevole di quello che avevo vissuto e anche di quello che vivono tante altre donne. E dopo aver fatto uno stage lavorativo ai Peccatucci di Mammandrea, grazie al centro antiviolenza, ho riscoperto la mia passione per la cucina, mi sono innamorata del mestiere della produzione e ho cominciato prima a produrre a casa da sola. La mia prima produzione è stata a settembre 2017, esattamente 2 anni fa, ed era la salsa per casa mia, che però si è magicamente trasformata nella salsa di Cuoche Combattenti, perché nel cervello piano piano andava uscendo questo sogno. I barattolini di Cuoche Combattenti hanno l'etichetta antiviolenza, cioè ogni coperchio ha un adesivino con dei messaggi che sono proprio rivolti alle donne, che cercano tanto di smascherare gli abusi che spesso sono normalizzati nelle coppie, di rinsaldare l'autostima delle donne, cioè ricordarsi il proprio valore, e di smontare un poco di stereotipi che ci vedono appunto in cucina però in un altro modo. Io sono partita da qua proprio per ribaltare questo stereotipo, cioè io sto in cucina ma combatto in cucina, non perché mi ci hai mandato. Questo è il concetto. La frase che mi piace di più è: chi ti ama anche i tuoi difetti, perché credo che sia profondamente vera. Però adoro anche quello che è diventato il nostro motto, che è mai più paura, mai più in silenzio, non siamo vittime ma combattenti, che rende secondo me il senso pieno del progetto. Spesso quando si parla di violenza domestica si pensa subito alle botte, alla violenza fisica, invece spesso la violenza è invisibile, innanzitutto psicologica, ed è una violenza che lentamente ti rende fortemente insicura, senza nessuna autostima, perché non fa altro che denigrarti anche in maniera subdola, non necessariamente con insulti verbalmente violenti, ma anche con una sottile ironia che minimizza sempre il tuo valore o la tua intelligenza o il tuo impegno, e questo lentamente è come una goccia che corrode la pietra e sgretola l'autostima delle donne. Diciamo, entrati in questo circolo che è sistematico, quindi di svilimento dell'altra, poi diciamo si attaccano altri tipi di violenza, che possono essere quella economica per esempio, che anche lì non sempre è esplicita, si porta la donna a lavorare meno o a non lavorare o a stare a casa. Poi c'è l'isolamento è essenziale per l'abusante, ha necessità di allontanarti dalla tua famiglia d'origine, dalle amicizie, non necessariamente deve essere tu di casa non esci sbattendo il pugno, perché là è più facile anche accorgersene. Spesso è la protezione, cioè l'uomo che ti vuole proteggere e che ti dice stai a casa che è meglio perché sennò ti viene la febbre, però di fatto ti ha impedito di andare dove volevi andare, che sia con le amiche o anche alla festa dei bambini. Quindi esistono diversi tipi e diversi gradi di violenza. Quello che io ho capito è che non è facile percepirli, quasi mai. È molto difficile percepirsi come vittima, perché io non mi sentivo vittima per nulla. Io avevo difficoltà a separarmi, però non pensavo di essere una vittima, perché ho sempre avuto un forte carattere. E intanto bisogna fare quello step in più e capire che invece si è in una situazione in cui si ha bisogno di aiuto e trovare il coraggio di chiedere aiuto. Denunciare sì, però denunciare accanto a un centro antiviolenza ti aiuta a denunciare nella maniera giusta. Le denunce fatte di impulso spesso vengono ritirate. Bisogna avere un piano, perché non si può uscire scappando e correndo, perché si viene riacchiappate. Allora il centro ti dà la possibilità di avere un piano che ti aiuti a uscirne e a non tornare più indietro. Quando io sono entrata appunto la prima volta al centro antiviolenza mi sono accorta di come mi raccontavo, che non me le ero mai dette certe cose da me, mentre invece raccontandole al centro antiviolenza ho sentito delle parole che non erano mai uscite dalla mia bocca, e questo mi ha colpito molto. Lì mi ricordo il momento in cui mi sono percepita come vittima, ho capito che ero vittima, raccontando la mia vita. Forse esattamente da quel punto ho cominciato a combattere, penso.